Ragazzi, buongiorno, bentornati o benvenuti sul canale. Oggi fuori c'è una giornata uggiosa e allora ne approfitto per parlarvi di un prodotto che mi è arrivato neanche a farlo apposta 2 giorni fa. Che cosa? Adesso lo scopriamo insieme. Eccoli qua, Moman H2 Pro, ma adesso li apriamo insieme, scopriamo all'interno della confezione cosa c'è e vediamo di cosa si tratta. Questa è la confezione, andiamo ad aprirla. Armiamoci di forbici. Andiamo ad aprire la confezione e voilà, eccoli qua, Moman H2 Pro. Quindi troviamo i due interfoni, ci sono le spugne da mettere sul retro degli auricolari, un microfono, eccoli qui, con i velcri, gli auricolari. C'è sia il microfono che magari può essere più idoneo per un casco modulare ed anche questo che magari si può adattare ad un casco integrale. Quindi sono due microfoni, sono i vari velcri da utilizzare. Questo è l'altro microfono identico a questo, c'è la cavetteria per ricaricarle e ci sono le due piastrine che vanno ad ancorarsi al casco, 1 e 1-2. E l'immancabile libretto di istruzioni. Allora iniziamo a vederli un po' da vicino. Al tatto il materiale mi sembra estremamente robusto, ben fatto, ben rifinito ed estremamente leggeri, molto semplice la costruzione. C'è questa rotella abbastanza grande con cui si fanno la maggior parte delle operazioni e con all'interno un pulsante per attivare le diverse funzioni. C'è una presa qui sotto dove andrà ad ancorarsi lo spinotto del microfono. L'affiliazione dei due dispositivi è veramente estremamente semplice e veloce. Basta accendere il primo dispositivo e inizierà a lampeggiare. Si accende il secondo, farà la stessa cosa e immediatamente una volta accesa vanno in modalità affiliazione. Si preme il pulsante di uno dei due e si collegano automaticamente. Veramente veloce, intuitivo e semplice. Poi vedremo nell'arte pratica la qualità dell'audio, ma andiamo per gradi. Una cosa su cui avevo letto dei commenti poco positivi era il microfono, nel senso tanti lamentavano il fatto che nella confezione fosse fornita soltanto questo modello di microfono che sicuramente si adatta meglio ai caschi modulari o ai caschi aperti. Invece nella confezione che ho ricevuto io, probabilmente questa è la versione Ultra, questo dicevo è Moman H2 Pro, c'è anche quest'altro microfono. Per convertire da questo microfono a quest'altro c'è questo spinotto e quindi è molto semplice la questione. Si sgancia, tact e tact, microfono sostituito. Molto semplice, smart e veloce. Moman garantisce una portata di questi apparecchi fino a 1 chilometro. Ovviamente si intende 1 chilometro in campo aperto. Se iniziamo ad essere in delle gole o in delle vie oppure abbiamo degli ostacoli importanti davanti a noi, ovviamente la distanza si riduce. Ma vi ricordo che questi sono dei prodotti che si pongono come un prodotto primo prezzo, cioè andrete a comprare questi prodotti a meno di 50 euro l'uno. Qualche giorno fa, Black Friday, l'H2 Pro era a 43 euro cada uno, quindi al Black Friday con 86 euro avreste comprato una coppia di Moman H2 Pro. Un'altra cosa estremamente interessante, soprattutto vi ripeto per il livello di prezzo a cui si pone il prodotto, è che è possibile persino scegliere la lingua in cui sentire le informazioni, persino l'italiano, dove generalmente anche i modelli che costano di più vi posso garantire che magari l'italiano è escluso, magari ci sono quelle principali come l'inglese, il tedesco, il francese ed altre lingue, ma l'italiano magari viene escluso. È disponibile in ben 12 colorazioni. Io ho scelto questa nera, ma c'è persino camouflage, c'è arancio, c'è verde, c'è il rosso, c'è il grigio, ce ne sono di tutti i gusti. Ed ovviamente è possibile anche ascoltare la radio. Insomma, di cose ne ha fin troppe per quel che mi riguarda. Se funziona come mi auguro, è sicuramente un prodotto da prendere in estrema considerazione. Il prezzo è letteralmente imbarazzante per quello che vi offrono. Ma torniamo a noi. Molto interessante il fatto che la batteria sia integrata nell'apparecchio stesso, perché in caso voi siete in viaggio o banalmente fate un weekend fuori, volete ricaricare l'apparecchio, sarà sufficiente staccarlo dalla sua piattina sul casco, staccare il cavo del microfono, portarlo in camera e ricaricarlo tramite l'apposita porta USB. Ovviamente è possibile collegarci il telefono, è possibile ascoltarci la musica e ovviamente la funzione interfono. Le piattine
piattine con cui agganciare l'apparecchio al casco sono due. Una è così, è possibile banalmente allentare queste viti, farle passare all'interno del casco, stringere e agganciarci qui l'interfono. Diversamente potreste usare quest'altro che è un velcro, praticamente una parte va ad agganciarsi al casco, l'altro va ad agganciarsi qui alla piattina e nel momento in cui dovete staccarlo ovviamente sarà molto semplice e banale staccarlo dal casco. C'è anche la chiave per eventualmente stringere ed allargare la piattina che vi viene fornita qui. Insomma ragazzi, per essere un prodotto che si pone come primo prezzo direi che nella confezione non manca assolutamente nulla. Adesso non resta che montare tutto quanto sul casco e fare la prova sulla moto. Proverò sia la modalità di condivisione della musica, proverò la modalità di uso del telefono, proverò la modalità interfono vera e propria. Cercherò di convincere Cinzia a salire in moto nonostante le temperature basse e tornare da voi e dirvi come è andata la prova. Sono riuscito a montare in pochi semplici passaggi i due sistemi di comunicazione sui due caschi. Sono rimasto sbalordito dalla semplicità e mi sono meravigliato del poco tempo impiegato nel mettere entrambi i sistemi sui due caschi, e i cavi sembrano fatti apposta per questo casco qui. Sono universali ovviamente, ma vi garantisco che montarli, per chi ovviamente ne ha dimestichezza, io su tutti i caschi che ho avuto mi sono sempre montato io i sistemi di comunicazione, quindi ho una buona dimestichezza con il casco, ma vi garantisco che anche chi è meno avvezzo riuscirà a montare l'interfono con estrema semplicità. Adesso non resta che provarli. Oggi qui al nord è tempo letteralmente folle, questa mattina pioveva, poi inizia a soffiare un vento fortissimo, adesso il vento è ancora sostenuto, ma guardate che sole che c'è un meteo letteralmente incredibile. Adesso sono uscito per provare questo Moman H2 Pro. Allora vi dico subito ragazzi che appena l'accendete vi dà ovviamente il benvenuto in lingua italiana. Una cosa molto interessante, vi dice lo stato della batteria. Accendere la radio è estremamente semplice, dal rotellone centrale, doppio clic si va sulle stazioni, pigiando un clic avanti e un clic indietro si vanno a selezionare le stazioni che preferite. Per quel che concerne il volume la questione è estremamente semplice, si ruota la rotella in avanti o indietro a seconda se si vuole abbassare o alzare il volume. Tenendo premuto per più secondi in una posizione piuttosto che nell'altro si alza o si abbassa il volume. Adesso tra un po' faremo una chiamata a Cinzia, sperando che ci risponda perché deve andare dal parrucchiere, motivo per cui la prova interfono pilota passeggero non potrò farla oggi neanche domani, perché se dovessi dire a Cinzia per cortesia assecondami in questo test mi manderebbe a quel paese, ma la faremo tra qualche giorno quando, passata l'euforia del parrucchiere, non mi dirà sicuramente di no. Tra l'altro in questo momento ci sono 13 gradi ed è assolutamente fuori stagione, calcolando che oggi è 2 dicembre. Stavo ascoltando la radio, ho il telefono ovviamente collegato al Noman, mi è arrivata una notifica WhatsApp, l'ho sentita in cuffia, la radio si è interrotta, qualche secondo dopo la radio ha ripreso a suonare come se nulla fosse. Quindi diciamo che per ora nulla da eccepire, decisamente un ottimo prodotto. La radio si sente decisamente bene, per ora vi devo dire che Moman è una gradita sorpresa. Adesso proviamo a chiamare Cinzia e vediamo se mi risponde. Sta per andare a fare i capelli, spero che mi risponda, così vediamo come va questo Moman H2 Pro, se si sente o meno. Ok, il telefono squilla. Eci, mi senti? Forte e chiaro? Mi dedichi 5... preciso, dedicami giusto 5 minuti, guarda, sono qui all'ingresso di Pavia, sono fermo in questo momento. Come mi senti? Perfetto? Alta quality. Adesso parto, faremo prima un pezzettino a una velocità moderata, quindi dovresti non avere problemi, e poi spero che non ne abbia lo stesso. Ok, comunque 13 gradi ci stanno, Non puoi disdire il parrucchiere, si va domani? Dai, adesso sto entrando in tangenziale, così mi mettono a velocità un po' più, ci mettiamo 80-90 all'ora e 80 il limite, magari facciamo qualche piccolo tratto. Il casco è aperto, senti l'aria che entra, adesso è chiuso.
adesso è chiuso, ecco, adesso mi metto una velocità un po' diversa rispetto a quella di prima. Adesso siamo a 95 all'ora, cioè siamo ben oltre il limite della tangenziale. Si sente benissimo, perfetto. Adesso facciamo, mamma mia, senti pure il sound del boxer, go! Ok, adesso siamo abbondantemente oltre il limite. Comunque va bene, la prova è fatta, va bene. Adesso quindi non resta che fare la prova con te, go! Ciao. A questo punto direi che la prova con Cinzia è superata alla grande, la radio funziona, la musica riesco a sentire dal cellulare. Insomma ragazzi, per quello che è il costo del prodotto, diciamo che pensavo molto meno sinceramente, invece vi devo dire che la qualità è decisamente ben oltre quello che è il costo del prodotto stesso. Adesso, visto che ci siamo e Cinzia non c'è, ne approfitto per farmi un giro e poi praticamente non resta che testarlo con lei. Allora Cinzia, siamo a una velocità di 57 km/h, com'è la questione? Mi senti? Tutto regolare, sempre forte e chiaro, preciso. Obiettivamente ti sento divinamente anch'io, nonostante io ho la visiera aperta, beh, sono un po' riparato dal parabrezza, tu? Io semi aperta. Allora, una prova che facciamo adesso, io ti lascio qui, arriverò all'autolavaggio e mi dici come mi senti, ok? Ok, Cinzia è qua, arrivo Come mi senti Cinzia? Sì, no, vi sento perfettamente. Adesso voi non potrete sentire Cinzia perché ovviamente non è a bordo, ma sì, c'è la visiera aperta, ma io ti sento perfettamente. Vabbè, giustamente io ti sento perfettamente perché tu stai ferma. Aspetta che provo a chiudere la visiera, adesso. Ok, sì, ma siamo abbondantemente a 500 metri. Sì, adesso è tutto chiuso, io ti sento perfettamente comunque. Adesso giro. Comunque ragazzi, siamo a circa 700 metri di distanza, in campo aperto ovviamente, e tutto va come deve andare. Adesso vado a riprendere Cinzia, quindi anche questa prova l'abbiamo fatta. Che ti sento? 75 km/h, siamo 73, 2 km in più rispetto al limite. Adesso piano piano entriamo in tangenziale, giusto per vedere qualcosa in più, avere un po' più di velocità, ma io sinceramente non sento neanche un minimo di fruscio. Quindi tu mi senti senti fruscio, senti qualcosa? No, io tutto a posto. Comunque ragazzi, non sento nulla di fruscio, sento se no. Sì, ho capito. Chiaro. Ok. Quindi vuol dire che il sistema di riduzione di fruscio funziona meravigliosamente. Io ti sento come se non avessimo gli auricolari. Go, andiamo in tangenziale. Limite 80, vediamo come si comportano in tangenziale. Siamo già a 90 all'ora. Ok, 100. Io ti sento perfettamente, l'unica cosa che sento è il vento. Sì, vabbè, il vento nel casco, ma non il fruscio del microfono. Esatto, esattamente, io ti sento divinamente, sinceramente. Andiamo un altro po' di brio. Quasi 115, ma non gli si può dire nulla sinceramente a questi regolari. Anche la prova tangenziale è superata. Usciamo, arriviamo alle conclusioni finali ragazzi. Se considerate che costa intorno alle 50 euro, beh, per quello che mi riguarda il voto è assolutamente 10. Semplice nell'installazione, banale nell'affiliazione, basta accendere un casco, si accende l'altro, vanno direttamente in modalità affiliazione e da lì basta pigiare il tasto di uno dei due e si affiliano. La radio, doppio clic sulla rotella e si attiva la stazione radio. Per cambiare è sufficiente ruotare la rotella in un senso piuttosto che l'altro. Per il volume è sufficiente tenere la rotella in un verso per qualche secondo e salirà il volume. Invertendo il senso, qualche secondo il volume si abbassa.
L'affiliazione con il cellulare è di una semplicità mostruosa, la qualità audio è ottima sia sentendola dal cellulare sia tra me e Cinzia. Cinzia, com'è questo prodotto qua secondo te? Merita sti 50 euro o no? Sì, stramerita. Merita assolutamente. Comunque ragazzi, noi stiamo tornando verso casa, vi ringrazio se siete arrivati fin qui e se non l'avete ancora fatto l'invito è sempre lo stesso, Iscrivetevi al canale, è gratis, a voi non costa nulla e per noi e tanta motivazione. Ciao, al prossimo video.